Avete mai visto come si pescano le aragoste? Beh, oggi vi porto a Bugerro a pescarle con una tradizione tipica della Sardegna. A dopo. Oggi vi racconterò come vengono pescate le aragoste in Sardegna. Durante la pesca cattureremo dei pesci molto particolari, alcuni incredibili, e alla fine soccorreremo una barca in difficoltà. Ma questa non è solamente la storia di una tradizione, ma il racconto dell'amore di due persone per il mare e soprattutto di quello di un padre per il figlio. Per realizzare questo video mi sono svegliata all'alba e ho guidato su strade bellissime. Non potevo non fermarmi a guardare i faraglioni di Masua, una vecchia città mineraria, dove sorge il famoso Porto Flavia. Una strada tortuosa mi porta a Bugerro, un paese piccolo ma delizioso, e da qui partiamo con la barca di Elia. La barca è di soli 8 metri, ma si lascia alle spalle una scia silenziosa. Ma com'è fatta la barca di un pescatore? Questa barca è molto semplice, come vedete ha un verricello per recuperare la rete, a poppa ha un altro timone e tutte le leve per muovere il verricello, ma soprattutto per far avanzare e retrocedere la barca, e all'interno ha tutto l'occorrente per sistemare ed aggiustare le reti. Ci sono poi dei monitor per controllare la sala macchine, infatti se qui comincia a entrare acqua o scoppia un incendio è davvero finita. E poi non c'è molta strumentazione, giusto un ecoscandaglio e un GPS, ma semplicissimi. A proposito, ho visto che in molti guardate i video ma non siete iscritti o non avete attivato la campanella, quindi fatelo per supportare il canale e per non perdervi avventure come queste. Stiamo procedendo a circa 5 nodi, quindi 9 km orari, nel punto dove sono state calate le reti. E intanto il sole sta sorgendo e ci godiamo uno spettacolo incredibile. Tra un po' vi spiegherò come funziona questa pesca. Ecco le reti, eccole. E con occhi sapienti Walter, il papà di Elia, lo guida per agganciare il pedagno delle reti e issarlo sul verricello. E ora inizia la pesca vera e propria. Ma come funziona la pesca delle aragoste? Qui non si usano le nasse come in altre parti del mondo e d'Italia, perché il mare diventa spesso molto mosso e le distruggerebbe. Allora si usano delle reti da posta che vengono lasciate in mare per circa 4-5 giorni. I pesci entrano nelle reti, dopo un po' però muoiono. Allora le aragoste sentono l'odore dei pesci morti e le vanno a mangiare, rimanendo a loro volta impigliate nella rete. E così, mentre Walter issa la rete, noto dei parassiti che sono attaccati alle cime e al pedagno, ma vi spiego fra un attimo di cosa si tratta e perché si trovano qui. Finalmente il verricello comincia a muoversi. Elia da dietro comanda tutto quanto, mentre il padre recupera la cima. Qui il fondale è di circa 50 metri e prima che la rete cominci ci sono almeno 50 metri di cima. Ci siamo, l'emozione della rete che sta per arrivare, siamo tutti emozionati qui. Il piombetto che faccio io con le funi piombate che serve per agevolare la rete a scendere nel fondo, e da qui in poi partono le reti, tutte stese. Ok. Il lavoro di Walter è quello più importante perché in maniera metodica sta sistemando la rete in modo che la prossima calata non sia lunghissimo da gettare, non si creano degli imbrogli, quindi vedete che questo lavoro fatto da solo diventa impossibile, invece in due, con l'amore di un padre e un figlio, è tutto più facile. Ma questa volta le reti non sono rimaste 5 giorni, bensì di più, a causa di una fortissima mareggiata che ha impedito alle barche di uscire. E allora che i veri problemi cominciano. Si incagliano nella rete pezzi di rocce e scogli proprio perché le reti vengono trasportate a destra e a sinistra dalla mareggiata. Mentre salpiamo, Elia mi spiega che questi pezzi di roccia che si impegnano nella rete quando c'è molta corrente vanno a creare dei grossi danni perché distruggono la rete mano a mano che la si salva, perché ovviamente ha un peso importante, poi parliamo di 5-10 kg di roccia. Ma nonostante i danni, Walter ha liberato la rete con cura, perché queste rocce sono ricche di organismi e di uova, di pesci e di aragoste. Ma comunque non ci si ferma per così poco, e infatti, dopo qualche minuto, il primo pesce sale a bordo. Quindi quando c'è la preda, Walter, vedete, allontana la rete e poi di nuovo la riposiziona.
Quello che vedete è un pesce prete, ma vi parlerò più tardi di questo strano animale che vive sul fondo. Ma subito dopo, ecco lo scheletro di un altro pesce prete. Stavolta le aragoste e gli altri pesci se lo sono mangiato, ma non sono rimasti impigliati. E subito dopo un altro bel pesce. Dalle uova, oh! Lo vedi quella cosa? Là, là! Dove? Uova! Della Le sera? uova del pesce, via! Ah, poverino. Sono le uova! Ecco, queste sono le uova dello scorfano, che praticamente è una melma gelatinosa che ormai mi ritrovo sulla mano e non si toglierà mai più. Eccolo qua. Lo scorfano è un pesce molto pregiato, ma estremamente velenoso. Nonostante tutto, con maestria Walter lo libera dalla rete. Ma che bello! Bellissimo. Questo lo buttiamo che è piccolo, molto piccolo. Questo è il pesce, Pesce prete. Oh, È velenoso? No, questo non è velenoso. Sembra che sia velenoso, ma vedi qua c'è una specie di spina tipo la tragina. Sì, questo fa la zuppa, però in questo caso è troppo piccolo. Dai, è piccolino. Voglio fare la capriola. Vai. Andato. Oh, non dirmelo. No, dai, ciao. eccolo. Ma facciamo un passo indietro, vi ricordate questa corda piena di questi che sono a tutti gli effetti crostacei? Le larve invisibili vengono spinte dalle correnti finché non trovano un corpo e qui si fermano aggrappandosi con una colla naturale e in poche settimane trasformano quello che è un semplice galleggiante in una vera e propria isola di vita. Pensate che in oceano i loro cugini più grandi, i percebes, vengono mangiati e costano centinaia di euro al chilo. Questi però sono troppo piccoli e poco carnosi. Ma finalmente ecco la preda per la quale ci siamo svegliati questa mattina. Oppala. Sì, sì. Finalmente la prima aragosta rimane intrappolata nella rete e posso vedere da vicino questo animale che non ho mai visto pescare. È meraviglioso ed elegante, ma fra un po' ve lo farò vedere meglio. Poi c'è un granchio melograno. Scusa, Vedi? cos'è questo nodo, Elia? Questo è un nodo di una murena o di un gronco. Lo vedi? C'era un pesce, guarda la carcassa qua. Sì, Lo vedi? e È siamo andati- è andato a mangiarlo, fa il giro e... L'abbiamo presa finalmente. Raccontami come la sbrogli. Guarda, la cosa bella della rete è che... Io vedo uno strumentino Sì, particolare. questo è un gancetto che ci aiuta, ci agevola a togliere... Ma la rompi la rete oppure no? No, allora, lo vedi la maglia della rete quanto è grande? Sì. Ecco, se questa aragosta ce lo consente, gli fai passare le maglie, allarghi la maglia, la sfili semplicemente, senza dover prendere la rete né niente. Lo vedi, gli allarghi la maglia e cosa se ne esce da solo. Sì, sì. Pensate che questa operazione può durare anche un quarto d'ora. È davvero un duro lavoro. Prima, poi Vedi, è una femmina questa. Da dove la riconosci? La lealete. Eh, Questa se ti becca fa male. Eccola qua. Bellissima. Questa sarà Puglia. Seietti, Mezzo chilo seieti. Appena presa, l'aragosta va conservata subito nel migliore dei modi. Infatti, questo crostaceo dovrebbe rimanere vivo e per questo Elia ha organizzato un grosso congelatore a pozzetto con un sacco di juta per evitare di tenere gli animali a contatto col ghiaccio. Il sacco di juta. Perché così non va a diretto contatto col ghiaccio all'aragosta e non la ammazza. Ma nella rete è finito anche un altro animale molto particolare, è il granchio melograno. Vi parlerò più tardi di questo animale molto simpatico, ma ora continuiamo a tirare su, vediamo cosa c'è. Ah, mangiata, quella l'agostina, da mangiare. Mangiata al polpo. Ah, il polpo se l'è mangiata. Sì. E adesso la rete si è incagliata, giusto? Sì, vabbè, sì. O stiamo salpando male, cioè nel senso che abbiamo magari la corrente che ci tira la rete dietro e noi siamo troppo avanti o viceversa, oppure deve essere impigliata nello scoglio. Mo' vediamo un attimino cosa ci dice. Minchia, poi sono scogli là, guarda te. Sono scogli duri poi, cazzo. Ho visto. Elia, che vuol dire? Un Eh, sacco di ore di lavoro. Un sacco di ore di lavoro, sì. Purtroppo sì. Madonna. Quando andate al ristorante e mangiate un'aragosta, ricordatevi di questo video, delle ore di lavoro che ci vogliono per liberare una rete che ormai è praticamente distrutta.
Nella rete è rimasto impigliato anche un ospite inatteso, la bolma rugosa, che non sarebbe altro che una grossa lumaca di mare che vive su fondali rocciosi. La particolarità è l'opercolo, ossia la porta che chiude la conchiglia, che viene chiamato Occhio di Santa Lucia ed è molto famoso perché è utilizzato da secoli per realizzare dei bellissimi gioielli. Invece è il Paguro Bernardo, guardatelo. E poi un altro ospite molto particolare, un Paguro Bernardo, ma dopo ne prenderemo uno ancora più grande. Paguro, aragosta di sicuro. Perché Elia? Perché ce n'è una lì. Ah! Mi è sembrato di vederne anche un'altra a me, boh. No, c'è uno scorfano, aragosta. Là un'altra aragosta e un'altra anche sotto. Anche un'altra sotto, ce n'è ancora. Vabbè, vediamo. No, Qual è no, la misura minima, Elia? 9 e mezzo da qui al cornetto. Quindi 9 9 centimetri e centimetri mezzo. Questa qua che c'ha mio padre no. Questo quanto le vendi al chilo? 65 euro. Ammazza. Sì. Oh, trovi anche queste sul mercato. A chi va a pescarle decidere cosa fare o meno. Senti il suono che fa. Ui, ui, ui. Vedi perché si incastra? Adesso te lo faccio vedere. Lo vedi che questa se la spingi in avanti non va in avanti, Sì, sì. la puoi sfilare solo di così, perché qua Sì. le vedi queste lamettine che ha? Vanno solo in un Vanno senso. solo in un senso. Sì, No, sì. questo è maschio. Ah, ho sbagliato. La femmina ha altre alette qua. Il maschio ne ha tipo 4 file e 4 file. La Ok. femmina invece neanche. Lo vedi? Quindi la differenza, vedete, le alette È abbastanza. sì, sono molto più grandi quelle della femmina, mentre quelle del maschio sono piccoline. Questa è da rilasciare? Sì, Questa sì. segue in mano io? Lancia, Vado? vai. Ciao cara. Boom, boom, boom. E se ne torna giù. Vai. Hop. Elia, solo tu le ributti, vero? No, vabbè. Non lo so, io mi auguro che lo facciano anche gli altri. Spero. Alla fine di 5 aragoste prese ne abbiamo tenuta solamente una. E questi sono centinaia di euro che Elia sta ributtando a mare, ma lo fa perché crede nel suo futuro e in quello del mare. Cioè, Elia, quindi noi siamo in pesca ormai da un paio d'ore. Sì, Abbiamo, non dico distrutto una rete, ma quasi. quasi. E alla fine hai preso solo 2 aragoste e 2 Sì, per adesso sì. Duro, Lavori duro e non è vero che ogni volta che vai a pescare peschi. Questo è molto importante da far capire. Però Eh, è emozionante. ha voglia. Dipende sempre dalla filosofia con cui lo prendi. Certo. Tutto quello che fai, a parer mio, tutto quello che fai, nella buona e nella cattiva sorte. Spieghi queste 2 leve a cosa servono? Allora, queste sono Marcia le avanti? marcia avanti, folle e marcia indietro. Ok. La barca non funziona come la macchina, non hai il cambio, non hai prima, seconda e terza. E invece questa è la rossa? E questo è l'acceleratore, sì. Ah, ok. E questa qui nera? Questa qua invece è l'ingrano, guarda, mandi avanti e fa girare la ruota, mandi in folle, si ferma, mandi indietro e la ruota torna indietro. Cos'era questo secondo Lo me? scheletro della coda di una razza. Era. Walter, Questa, sì. questo cos'era? Era uno scorfano, era. Le aragoste Vedi? se lo so mangiare. Magari anche le pulci, probabilmente anche il polpo, però la forma era Sì. Il polpo non rimane nella rete. è difficile. difficilmente. Quello è furbo. Senti, mi devi spiegare una cosa. Io vedo che ci sono delle maglie più grandi e delle maglie più piccoline. Sì. Me la puoi spiegare questa rete? Vabbè, praticamente questo è il parete. Ok. Vedi che ce ne sta uno da una parte e uno dall'altra. Ok. Ok? E la rete è al centro. Quindi cosa succede? Che l'aragosta, un pesce, quando si ammaglia, cosa fa? Fa questo movimento, fa la borsa e ti rimane impigliato. Con questo tipo di pesca rimangono impigliati molti pesci che purtroppo non possono essere consumati perché ormai sono andati a male, avariati e comunque morti. Tuttavia, più avanti vi farò vedere come Elia e suo padre hanno elaborato un tipo di pesca molto meno invasivo e distruttivo, proprio per cercare di tutelare l'ambiente il più possibile. Questa è una piccola razza. Questa è ancora viva. Spesso molti pesci sono vivi e con pazienza Walter e Elia li liberano e poi li rilasciano a mare, come questa razza, un esemplare meraviglioso che ritorna a nuotare libero.
in acqua. Bellissima. Si continua. Qualche aragosta più grande sale a bordo. Qualcuna invece è stata già mangiata. Walter, ecco l'aragosta, eh? Sì, però svuotata dal polpo. Cioè, quindi il polpo se la va a mangiare. Sì. Guarda, quella anche... Era anche molto bella, sì. Almeno 600 o 700 grammi. Peccato. Sì. Ma dietro vedo un'altra cosa. Vediamo. No, è un astice. Guardate che bestia. Questo peserà un chiletto, eh. Sì. C'è un sacco di emozione perché aragoste, Guarda che astici. Guarda questa, guarda. No, piccolissima, guardate, faccio vedere. Proprio piccola, 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 piccola. Questa la ributtiamo subito. Sì, velocemente. Guardate che purtroppo ancora vengono vendute anche nei supermercati aragoste di queste dimensioni. È ovvio che una aragosta così piccola non ha alcun valore, ma neanche alimentare, perché comunque ci fai una pasta ma stai distruggendo tutto. Sì. Quindi vanno rilasciate. Tra le varie catture c'è anche un uovo di razza. Le corna ai nati servono per ancorare la capsula alle alghe al fondale, ma in questo caso è stata ancorata alla rete. Mamma mia, che bestia! L'astice, a differenza dell'aragosta, ha queste due chele che possono facilmente frantumarti un dito. E la rete continua a salire con le aragoste intrappolate dentro e un sorriso spunta sul viso di Walter, però c'è anche tanta fatica. Il papà di Elia, infatti, inizialmente non condivideva la scelta del figlio, ma poi ha capito che era quella la sua strada e ha deciso allora di fare di tutto per aiutarlo. Insieme hanno costruito un laboratorio dove sistemano e realizzano l'attrezzatura e lì fuori ci sono gli splendidi modellini delle barche di Elia fatti da Walter. Ogni giorno Walter, che è in pensione, si sveglia all'alba per aiutare il figlio con il pesante lavoro delle reti e dei palamiti. E in fondo Elia ha realizzato anche un pezzettino di quelli che erano i sogni del padre. Bella, è la soddisfazione dell'aragosta. Beh, abbiamo preso cose particolarissime. Questo è un gambero bianco, guarda, giusto? Guarda. No, Normalmente non li prendiamo mai, questa è proprio rarità. Pura fortuna. Eccolo qua. Bellissimo. Bello, Guardate l'anemone di questo Paguro Bernardo che è gigantesco. Lui che fa? Si costruisce, trova queste conchiglie, poi gli anemoni si attaccano sopra, anzi le mette lui in modo che si protegga dai predatori. Guardate, è anche un'ottima esca questo. Sì. Quello è il primo pezzo di plastica che prendiamo, Guarda. hai visto? Sì, non ce n'è tanta di Questo quella. cosa significa? Un bicchiere? Che è abbastanza È pulito? abbastanza pulito, per assurdo. Sì, sì. Guarda, Solo un questo pezzo di plastica abbiamo preso. Mettiamo in cabina queste e poi sono buttiamo due via. settimane in mare. Se il mare fosse stato sporco con le correnti e tutto, sarebbero state strafolle. Certo, certo. Ecco un altro pesce che è rimasto impigliato probabilmente stanotte nella rete. I pescherecci, soprattutto quelli a strascico, non danno valore commerciale a questo pesce, che spesso viene rilasciato morto. Invece è ottimo da mangiare. E queste sul mercato hanno un prezzo bassissimo. Oh, guarda, da noi le vendono intorno agli 8-10 euro. Quindi a voi ve le pagano 3. No, 5, 6. Nella rete è arrivato anche un altro Paguro Bernardo, ma stavolta senza casetta. Questi animali, infatti, vanno a trovare le conchiglie vuote e si riescono a infilare dentro, costruendo di volta in volta una nuova casa, o meglio, trovandola. Poi quando crescono rilasciano la vecchia e ne trovano una più grande. Questa era una sogliola, troppo mangiata. Bellissimo. No, guarda, Oh, beh, ragazzi. guarda un po'. Matteo, sei tu? Beh, ma è gigante. Ecco, vi presento la granseola, un granchio buonissimo da mangiare e questo è davvero gigantesco. Per liberarla ci vuole tutta la maestria di Walter, infatti è rimasta incastrata in tutte le maglie della rete e purtroppo siamo costretti a romperne alcune. Ma le sorprese non sono finite, oggi stiamo davvero tirando su di tutto. Ecco, queste sono le uova del calamaro, che i calamari hanno deposto alla base della rete. Appaiono come dei filamenti, all'interno ci sono tutte le uova. Alla fine sono più di 2 ore che stiamo salpando la rete
e come vedete c'è molto sporco, quindi è veramente un lavoro faticoso, ma soprattutto il lavoro che aspetterà dopo, che mi dice Lia è nell'ordine delle 4-5 ore per pulire tutto. Eccolo là, il segnalino della fine della rete. Siamo arrivati alla fine della rete, ma una sorpresa incredibile ci aspetta. Un banco di lampughe ha seguito il segnale. No, incredibile! Guarda. Guarda! Oh, fantastico! Perché questi pesci amano l'ombra di tutto quello che galleggia e sotto se ne trovano tantissime. Dobbiamo recuperare una seconda rete, questa volta sarà diversa e soprattutto troveremo dei pesci incredibili. Intanto Walter ha fatto un caffè meraviglioso. Ci siamo, abbiamo fatto merenda e ora tocca al secondo set di reti. Queste reti sono diverse, le vedrete, hanno maglie più larghe, quindi prenderemo molte meno cose e anche sono anche molto più gestibili da recuperare e da pulire. Infatti la prima rete che abbiamo salpato è una rete più fina, che in realtà intrappola molti più pesci. Sebbene peschi più aragoste, è più distruttiva per il mare, infatti a Elia non piace molto. Vi faccio vedere cosa è successo a questo scorfano. È morto da poco, ma le pulci di mare hanno già iniziato il loro lavoro. Oggi stiamo davvero vivendo una giornata da pescatori, comunque la potete vivere anche voi. Vi lascio in descrizione il link dove potete contattare Elia e con una 60 di euro vivrete una giornata vera, senza finzioni, e vivrete come un vero pescatore. E secondo me queste cose dovrebbero saperle tutti i ragazzi, impararle a scuola, capire cosa c'è dietro un singolo pesce. Un sacco di lavoro, fatica, mattinate, alzatacce, anche mare grosso e purtroppo anche la morte di altri pesci. Quindi, quando andate al ristorante e mangiate un pesce, pensateci bene e portate rispetto anche a un filetto di un pesce che sembra uscito dal supermercato, ma non è così. Queste già ve le avevo fatte vedere, sono delle cassettine di plastica, perché Lia ha deciso di non sporcare il mare e riutilizzare queste cassette. Siamo intanto arrivati al secondo segnale e cominciamo a salpare questa rete differente. Questa rete infatti ha le maglie molto più larghe, quindi raccoglie meno sporcizia e soprattutto ammazza meno pesci. Però serve comunque l'esca per attirare le aragoste. Elia si è inventato queste sacchette. Essendo la maglia molto più larga, il pesce, quello piccolo, passa dritto. Quindi Elia veramente ha creato questa sorta di retina. Ci mettiamo la sardina o un altro pesce qualsiasi e fa da esca. E l'aragosta se lo va a mangiare. Esatto. La cosa incredibile è che Lia sta sperimentando questa cosa per far sì che in futuro, se funziona, si potrà aumentare ancora di più la maglia della rete, quindi far sì che la pesca diventi molto più semplice, ma soprattutto molto più sostenibile, perché tutti quei pesci che sono stati presi in realtà non verranno più presi, se non quelli grandi che comunque andranno sul mercato. Aragostina. Vedi la sacchetta? Ah, la sacchetta funziona, Hai visto? Bravo lì, funziona, funziona. Però Che bella la signorina. Vai. deve essere una pescatrice a questo fondo. Vai. Potrebbe. Opla. Ma purtroppo, mentre riprendiamo l'aragosta che se ne va via, notiamo nella rete due pesci che non avremmo voluto vedere. No. Il pesce luna. No, poverini. Ma perché oggi stanno succedendo queste cose? Che palle. Cioè il pesce luna. Ragazzi, oggi stiamo prendendo delle cose incredibili, ma per quale motivo? Perché purtroppo c'è stata una mareggiata fortissima e non siamo riusciti a tirare le reti. Questi sono due pesci luna, mola mola, che è un pesce che non si mangia perché ha una carne molto molto strana e diventano giganti, ma sono stati completamente mangiati dall'interno. Non è possibile. È svuotato praticamente, Sì, guardate le pulci di mare. Con il palamito ne abbiamo preso uno enorme, sarà stato un 40. Guarda, cosa mangiano questi pesci? Beh, meduse
e mangiano anche magari qualche pesce se lo trovano ma morto, perché principalmente si nutrono di meduse. Con questo becco le vanno a mangiare. È un po' come una tartaruga di mare, ma un pesce lentissimo che arriva a dimensioni di 100-200 kg, anche di più. Guardate quanto è strano. Non ha una vera e propria carne, ma un fascio, diciamo, di fibre e di muscoli. È immangiabile questo pesce. E purtroppo questo simboleggia il fatto che nonostante si provi in tutti i modi a salvaguardare il mare, la pesca a livello professionale ha il suo impatto, come tutto quello che noi facciamo alla natura per procurarci il cibo. Ma al di là dei pesci luna, che sono capitati davvero per sfortuna, la maggior parte delle prede sono comunque aragoste. Vuol dire che Elia ci aveva azzeccato. Con le stesse cose. Devo dire che ha queste zampe con una sorta di artigli davanti. Questa è molto bella, questa che è arrivata ora. Che stringono parecchio, ma l'ha fatto pure male. Sì. Avete visto che qualche aragosta l'abbiamo ributtata, purtroppo ha perso le antenne, ma non vi preoccupate perché le aragoste, come tutti i crostacei, fanno la muta. Questo cosa vuol dire? Che quando crescono escono dal vecchio carapace e ne formano uno nuovo, con le antenne, le zampe e tutto quanto, quindi hanno una capacità di rigenerazione pazzesca. Cioè, guardate qua, questa se l'è mangiata un polpo, tutta quanta, e le pulci di mare poi finiscono il lavoro. Oggi è l'ultimo giorno di pesca alle aragoste. Elia non le misura neanche e vi posso garantire che le sta ributtando tutte. La cosa che fa più male è che purtroppo, nonostante il rispetto di Elia e del papà per il mare, ci siano altri pescatori che in realtà non gliene frega nulla, quindi tengono tutto sotto misura, continuano a ributtare le reti, non parlo di qui, in altri porti della Sardegna e dell'Italia in generale. E questo perché purtroppo i controlli non riescono a essere fatti come dovrebbero avvenire in realtà. E infatti Elia ha deciso di attuare questa politica perché lui sa che lo è per lui. Cioè, fortunatamente a Bugiarre sono pochi pescatori, e rilasciando le aragoste, poi soprattutto le femmine neanche le guarda, anche più lunghe 9,5 cm, lui le rilascia tutte quante, in modo tale che comunque la popolazione aumenterà, e speriamo che avvenga. Beh, Walter, devo dire che l'esperimento del sacchetto funziona alla grande, vero? Ma sembrerebbe di sì. Almeno tutte, hai visto che tutte le aragoste che abbiamo preso erano vicino al sacchetto. Vicino al sacchetto. Sì, è terribile, Walter, come sente la femmina subito a mare, vero? A mare, subito. Ormai visto io non chiedo più, prendo. Abbiamo quasi finito, Sì. E questo? Questo è un granchio melograno, è meraviglioso. Sì. Fa male se prende, se pizzi? Abbastanza. sì. Meglio non fidarsi, dai. Guarda. Che spettacolo. Siamo alla fine anche di quest'ultima rete. Devo dire che stavolta abbiamo pescato molto meno. Tantissime aragoste piccole, le abbiamo tenute, pensate, solamente 2 su oltre 1,5 km di rete, per farvi capire quanto sia sostenibile questa pesca, soprattutto se fatta con i sacchetti. Io non posso che complimentarmi, ma ora c'è una sorpresa, Guarda, c'era anche un pesce, guarda. Che è successo qui? Vedi che c'era un pesce. Qui ha strappato tutta la rete. Lo sai cosa penso io molte volte? Che vedi che c'è un nodo. Qua magari c'è andato un pesce grande, tipo una murena, un gronco, ha portato la rete in tanna, in uno scoglio, e quindi di conseguenza l'ha fatta agganciare. Sì. Perché può succedere anche quello. Guarda. Sì. Vabbè. E ora torniamo a casa, ma ci mangiamo un paio di aragoste, perché sapete, io non l'ho mai mangiata. Guarda, la parte migliore. E adesso cosa bolle in pentola? Non c'è neanche bisogno di salare l'acqua, la prendiamo direttamente dal mare. Veramente? Sì. E così, mentre torniamo a casa ed Elia cucina le aragoste, Walter libera le reti dalle rocce e dalle carcasse dei pesci morti. Ragazzi, la mia prima aragosta in uno scenario incredibile. Saranno ottime, ma non solo perché sono aragoste, ma per tutta la giornata di oggi. Questa prima volta nella mia vita. Vabbè, è incredibile, che ve lo dico a fare.
Ma mentre torniamo a casa, vicino alla diga del porto, notiamo qualcosa di inaspettato. Strano, c'è questa imbarcazione che è buttata alla deriva praticamente, sembra ancorata ma non lo è, quindi siamo un po' preoccupati perché non sappiamo se ci sia qualcuno a bordo, lo stiamo cercando, magari un subacqueo, però sembra molto molto strano, quindi ora magari allerteremo qualcuno perché non è possibile, è a un centino dagli scogli col motore in acqua. Alla fine avvisiamo un gommone, infatti noi non possiamo avvicinarci così tanto e il proprietario è così gentile da buttarsi in acqua e recuperare la barca che praticamente era finita sugli scogli. Ma alla fine troviamo il proprietario, l'ancora si era disincagliata e la barca era davvero finita sugli scogli. Ci ringrazia e mi racconta delle storie incredibili, lo rivedrete in altri bellissimi video. Adesso dai, il video è finito. Adesso siamo in porto, giornata finita. Come vedete al mare ogni giorno ne succede una diversa. Ammazza quanti pesci avevo pescato. Ma alla fine Elia cosa ha preso? Beh, solamente una cassetta di scorfani, una di razze e 9 aragoste più un astice. Quindi, alla fine, non è stata una giornata così produttiva perché tolte le tasse e tolta la benzina, comunque non è rimasto granché. Ma la felicità di stare insieme, di aver pescato questo pesce e soprattutto di aver condiviso una giornata indimenticabile hanno reso il tutto davvero incredibile. Grazie Elia, mi hai fatto davvero scoprire cosa vuol dire vivere il mare. Non è così facile come sembra, Vai, tranquillo. Non è un problema. Fa dire qualcosa. Allora, mi ha insegnato Walter, o meglio sì. l'ho guardato, di addugliarla un pochino e poi si fanno dei mucchi più o meno ordinati, un po' a destra, un po' a sinistra, per evitare di fare una piramide sostanzialmente. E ragazzi, questa è la vera vita del pescatore. Le mani. Cosa stiamo facendo? Non lo so, si è tutta Andiamo? fantastica. Ciao ragazza, mua, bacetto molto duro. Ciao.